Ciao a tutti gli amici di KS Synth Lab, oggi nuovo video e parliamo di Phantom 06 e Phantom 6, quindi l'ammiraglia di casa Roland e la mid-level di casa Roland. Con Phantom 06 viene, o comunque con la linea Phantom 0, viene introdotta una nuova categoria di mid-level per quanto riguarda appunto la linea Phantom. Quindi prima avevamo solo Phantom e ancora la precedente versione, quindi FA 060708, che era però derivata da Integra, quindi una generazione sonora differente, quindi non avevamo Zencora al suo interno come nel caso di Phantom e Phantom 0. Qui praticamente con Phantom 0 viene replicato quasi al 100% quello che è Phantom. Ovviamente ci sono delle modifiche e queste modifiche sono anche necessarie per una riduzione di prezzo. Innanzitutto partiamo dal prezzo. Phantom 0, la linea Phantom 0 costa circa la metà di Phantom, quindi questo comporta l'avere delle rinunce. Innanzitutto abbiamo esteticamente delle dimensioni differenti, quindi lo strumento è più piccolo, lo strumento sì, anche nella versione 88 sarà più leggero e fatto in materiale plastico. La meccanica è differente sia per quanto riguarda le semipesate, quindi Phantom 6, 7, Phantom 0607 sono differenti le action, ma anche sulla pesata abbiamo su un Phantom 08 una meccanica che è la stessa di RD88, mentre abbiamo su Phantom 8 una PH50 che è la stessa con aftertouch montata su RD2000, quindi il livello anche lì è come per quanto riguarda gli stage piano abbiamo RD2000 e RD88, qui abbiamo Phantom 8 e Phantom 08 per quanto riguarda le pesate, quindi abbiamo la stessa action su uno e sugli altri. Chiaramente sulla linea RD2000 manca l'aftertouch, stessa cosa su RD88. Quindi le dimensioni sono decisamente più contenute, perché questa Phantom 06 che ho io qui pesa 6 kg, Phantom 6 pesa 15 kg, quindi un Phantom 6 pesa di più di un Phantom 08, quindi con la meccanica 88 tasti pesata abbiamo uno strumento più grosso ma al tempo stesso più leggero di una 61 Phantom, quindi questa è una delle differenze. Poi anche sul retro perdiamo delle connessioni, delle uscite, comunque Phantom ha molte più connessioni, abbiamo le uscite XLR, abbiamo
dei sub-out doppi, abbiamo dei line input stereo, invece qua ne abbiamo uno singolo, abbiamo delle porte USB in più, abbiamo l'alimentatore integrato, ci sono dei convertitori audio all'interno di Phantom, chiaramente di categoria superiore rispetto a Phantom 06, però per il resto a livello di menu è stato replicato tutto. Ovviamente poi andremo a vedere anche nel dettaglio altre differenze. Innanzitutto partiamo da quello che internamente a Phantom Zero manca. Allora, manca il V-piano, motore V-piano che è esclusivo della serie Phantom, e manca anche Enzyme che è opzionale su Phantom e che non può essere installato in alcun modo, neanche in maniera opzionale, su Phantom Zero. Questo per partire. Poi su Phantom abbiamo i 4 model Jupiter 8, Juno 106, GX8P, SH101 già scaricabili gratuitamente dall'utente, quindi basta andare su ZenCloud Manager, registrarsi e scaricarli e potremo installare direttamente dentro nella tastiera senza alcun costo aggiuntivo. Per quanto riguarda Phantom Zero invece i modelli sono opzionali, quindi dovete pagarli $149 l'uno. Non è necessario acquistarli tutti, potete acquistare solo 1, 2, 3 o 4, quindi quanto ne volete. E attenzione, c'è una cosa che ho verificato di persona: se voi siete proprietari di Phantom 6, 7, 8 indifferente, i modelli che ci sono su Phantom non si installano su Phantom Zero, quindi anche se avete Phantom e dite voglio una più leggera, uso i miei model, non lo potete fare, dovete acquistarli comunque a parte. Quindi questa è una cosa a cui prestare attenzione. Se uno dice, tanto per dire, ho il Phantom 6 in studio, mi porto via la 06 alle prove e live e mi porto via esattamente i miei suoni, attenzione che tutto quello che riguarda i model dovete acquistarlo a parte, perché non potete assolutamente utilizzare la stessa licenza perché non è compatibile. Quindi questa è una piccola cosa da valutare. Cambia ovviamente la memoria che noi abbiamo all'interno per le XZ e i XM, quindi i 4 model e i multisample. Ovviamente le 15 XZ sono le stesse per tutte e due ed è possibile scaricarle tutte 15 sia per Phantom che per Phantom Zero in modo gratuito. Ovviamente questa cosa è differente al momento in cui andiamo a installarli, perché se su Phantom abbiamo 2 GB a disposizione di Wave Memory e quindi tendenzialmente possiamo installarle tutte 15 più i 4 model e avere ancora spazio, su Phantom Zero possiamo installarne solo alcune. Phantom Zero inoltre esce già di fabbrica con le 3 Supernatural installate, quindi Supernatural Acoustic Piano 1, Supernatural Acoustic Piano 2 e Supernatural Electric Piano. Io personalmente per installare qualche EZ in più ho disinstallato la Supernatural Acoustic Piano 1, che è quella più pesante delle due, ho lasciato la Supernatural Acoustic Piano 2, quindi per avere quella tipologia di pianoforti ma guadagnare un pochino di spazio per altre espansioni.
Quindi se noi andiamo nella parte di Phantom Zero per quanto riguarda lo schermo, che ricordo su Phantom Zero è un touchscreen da 5 pollici, mentre su Phantom, non Phantom 6 e basta, quindi anche 7 e 8, abbiamo uno schermo da 7 pollici, quindi un pochino di differenza in più c'è. Se noi andiamo a vedere quello che succede sullo schermo di Phantom 06, perché fondamentalmente la novità è qui, se noi andiamo a vedere quello che io ho fatto con i 256 MB di memoria, quindi andiamo in menu Utility, Wave Expansion, io ho installato 200 MB di espansioni e 45 MB, in realtà sono 40 più o meno, megabyte utilizzati per un multisample. Chiaramente io avevo un multisample all'interno di Phantom 6 molto pesante, con 4 livelli di dinamica, che pesava circa 190 MB. Utilizzando solo il livello di dinamica, siccome si trattava di un pad, utilizzando il livello di dinamica più alto, quindi con la dinamica più forte, sono riuscito a ridurre a circa 40 MB questo suono che era necessario per me, quindi sono riuscito a installarlo anche all'interno di Phantom Zero. Quindi disinstallando la Supernatural Acoustic Piano 1, praticamente io sono riuscito a installare i 4 model, che sono molto leggeri in realtà, quindi questi 4 model: Supernatural Electric Piano 1, Supernatural Acoustic Piano 2, e poi ho installato 4 EXZ, che erano già 4 espansioni che io avevo utilizzato precedentemente su Phantom e che erano necessarie per praticamente per essere poi replicati alcuni suoni che io avevo creato di qua. Quindi se noi andiamo a fare la stessa cosa su Phantom, vediamo che con molte più espansioni installate, i 4 model, anzi addirittura di qua c'è anche installato in realtà Enzyme, Supernatural ci sono tutte e 3, EXZ ne ho molte di più ancora 2 in realtà, più comunque c'è 192 MB di multisample, che è il suono che dicevo prima, o ancora disponibile 635 MB. Quindi ovviamente la memoria cambia, perché anche in questo caso, ripeto, 2 giga su Phantom sono una cosa, 256 MB bisogna un attimino ottimizzarsi per quello che è il reale utilizzo. Chiaramente le EXZ ci sono tutte, però bisogna scegliere quelle che probabilmente servono di più. Credo che, ad esempio, avendo 256 MB non ha senso installarsi magari su tutte le EXZ dei pianoforti elettrici, perché tanto abbiamo già le Supernatural, quindi possiamo fare con quello. Poi ricordo che già dentro al suo interno ci sono tantissimi suoni, quindi non è che i suoni sono solo quelli delle EXZ, ci sono già i suoni al suo interno. Altra cosa che cambia a livello estetico è la presenza innanzitutto su Phantom di LED di fianco agli slider, LED sulla parte quella dell'editor, quella tutta la parte degli inviluppi, del filtro, sui knob sotto il display, che qui chiaramente non vengono, cioè sono in maniera semplificata, vengono lasciati in maniera semplificata senza LED di fianco agli slider e tutto. Qua ci sono dei knob a corsa finita, quindi knob veri e propri, invece dall'altra parte sono encoder, quindi a corsa illimitata, praticamente senza fine. Abbiamo poi un feedback visivo quando noi andiamo anche a selezionare i model, quindi se io per esempio prendo questo che è un Jupiter 8 su Phantom, il pannello, i parametri si illuminano di arancione perché stiamo utilizzando quello specifico modello. Se siamo su SH diventano grigio azzurro, no? Invece se io vado a prendere lo stesso suono di qua non si illumina niente, ma se andiamo chiaramente in parameter avremo esattamente la stessa schermata in tutti e due i casi, quindi avremo lo stesso menu replicato sia sopra che sotto. Vedremo Jupiter 8 qui ad esempio e Jupiter 8 qui, quindi abbiamo esattamente la stessa funzione. Ovviamente, come dicevo prima, cambia proprio l'estetica del pannello, quindi quando abbiamo la stessa cosa, lo stesso suono selezionato, no? Poi, altra differenza, manca l'aftertouch per quanto riguarda la Phantom Zero, quindi abbiamo sicuramente un'action migliorata per quanto riguarda
la 61 e la 76. Allora, su FA 07 già c'era una meccanica comunque di qualità su FA 07, infatti era un modello che è uscito dopo ed è stata migliorata l'action. Invece su FA 06 i tasti erano più corti, la corsa era più bassa, quindi non era proprio il top del top. Invece su questa linea nuova Phantom Zero è stata rivista completamente la meccanica e devo dire che è una meccanica godibile per quanto riguarda uno strumento che pesa 6 kg, quindi ci si può suonare tranquillamente anche pianoforte. Ovviamente se uno vuole lo strumento leggero, una meccanica più pianistica, è meglio andare su Phantom 08, invece comunque questa con 6 kg praticamente si alza con 2 dita, rimane esageratamente comoda per quanto riguarda la trasportabilità. Perdiamo inoltre su Phantom Zero il filtro analogico, cambia anche una cosa che riguarda lo stacco del suono, quindi entrambi i modelli possono cambiare suono senza che questo venga sganciato tra un suono e l'altro, no? Se su Phantom, perché al suo interno ci sono 4 processori BMC, mentre su Phantom Zero ce ne sono solo 2, di cui in Phantom uno è dedicato a V-piano. Su Phantom noi possiamo utilizzare tutte e 16 le parti all'interno della scena senza che questo stacchi il suono, ovviamente sempre polifonia permettendo, quindi poi dipende anche quanta roba sta suonando contemporaneamente, che se finisce la polifonia è un altro problema, ma si può utilizzare tutte e 16 le parti e il suono passando da uno all'altro non stacca, ad eccezione del V-piano dove se viene utilizzato sempre quello, il suono viene troncato passando da un suono all'altro, se c'è un V-piano presente o da un V-piano da solo. Su Phantom Zero bisogna fare un lavoro differente, cioè è stato introdotto un simbolino che appare qua in alto nello schermo che identifica se è attivo o meno lo stacco del suono. Quindi se noi vogliamo che il suono tra una scena e l'altra non stacca, dobbiamo entrare nel menu e dirgli innanzitutto attivare la funzione, però questo cosa fa? Ci disattiva le parti da 9 a 16 della scena, quindi noi possiamo utilizzare solo le parti da 1 a 8. In questo modo, utilizzando solo 8 parti, che non sono comunque poche, il suono tra una patch e l'altra non stacca. Se noi invece lasciamo attive tutte le 16 parti, possiamo utilizzarle, ma ovviamente se cambiamo scena, questo tronca. Abbiamo lo stesso numero di banchi, quindi se anche premiamo Enter abbiamo i 4 banchi da 128 suoni. Per quanto riguarda le scene sono tutti comunque sovrascrivibili, cancellabili, modificabili, quindi si può scegliere questa cosa perché magari qualcuno si trova più comodo a crearsi i live set in questa modalità e non nella chain, che è un'altra modalità introdotta che c'è su entrambi i modelli. Abbiamo comunque pitch bend e le 2 wheel programmabili sul pannello, le uscite jack di Phantom Zero sono bilanciate, mentre le uscite jack di Phantom sono bilanciate quelle XLR, e poi ovviamente abbiamo detto la differenza di prezzo è quella che fa la maggiore. Come qualità audio Phantom Zero si avvicina molto a Phantom, ovviamente bisogna tenere presente, come dicevamo prima, che Phantom al suo interno ha una scheda audio che di qualità RME costa circa 1000 euro, quindi solo la scheda audio all'interno di Phantom costa quasi come un Phantom 06, quindi ovviamente un pochino di differenza tra le due macchine c'è.
li avrete sentiti un po' di suoni a confronto di Phantom 6 e Phantom 06 durante questa recensione. C'è online il video dedicato alla comparison, quindi gli stessi suoni nelle due macchine, quindi sia Phantom 6 che Phantom 06, per sentire quali sono le differenze. Io vi dico assolutamente, se vi piace l'architettura, comunque come è strutturato Phantom, però è una macchina che va molto fuori dal vostro budget, comunque adesso un Phantom 6 costa sui 3.300 euro di listino, mentre un Phantom 06 costa 1.499 euro, potete tranquillamente andare su Phantom 0 come strumento, se per voi Phantom è fuori budget, perché avete gli stessi suoni al suo interno. Bisogna chiaramente accettare di avere qualcosina in meno. Roland non ha lesinato sulle funzioni in maniera drastica, quindi sì, c'è qualcosa in meno, ma la sostanza c'è tutta. Io assolutamente poi lo consiglio ancora di più se avete già Phantom e volete una macchina più leggera da portarvi alle prove, da portarvi nei live in situazioni magari dove lo spazio in macchina, furgone, comunque in viaggio è poco, quindi questa con 6 kg, una borsa, ve la portate via, avete gli stessi suoni, potete prendere il backup da questa parte, da Phantom, importare la stessa chiavetta identica dentro Phantom 0, caricarvi il vostro backup, che è quello che ho fatto pure io, e ovviamente espansioni permettendo avrete gli stessi suoni identici. Io vi ringrazio come al solito, trovate appunto la demo online di questi due strumenti per sentire come suonano a confronto e ci vediamo alla prossima recensione su DKS Synth Lab. Ciao, alla prossima!